Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale, un video interessante perché parliamo di Moneyball, come avrete visto dalla locandina del video e dal titolo, il nuovo algoritmo che permette alle squadre che lo adottano di poter fare mercato senza interpellare nemmeno le persone. Algoritmo che fa tutto ciò che farebbe poi, che dovrebbe fare il sistema di scouting, vede il calciatore com'è, vede le qualità del calciatore, ti porta risultati e tu puoi far mercato senza interpellare nessuno. Questo è il succo, diciamo, elementare, detto così, di questa situazione. Lo sta adottando il Milan. Andiamo a vedere che cos'è Moneyball, questo nuovo algoritmo in relazione al calcio, e lo commentiamo insieme perché queste sono cose che vanno, per me, almeno per quanto mi riguarda, per stare al passo con i tempi nel calcio di oggi, sono cose che bisogna analizzare e che vanno commentate. Fatemi sapere la vostra nei commenti, ragazzi. Iscrivetevi al canale se anche voi siete dei, diciamo, dei tifosi che però vogliono vederci chiaro in determinate situazioni e si vanno a guardare tutte queste notizie che girano intorno al calcio. Abbiamo già fatto un video da questo punto di vista sulla tecnologia applicata al calcio del nostro Napoli, perché De Laurentiis una settimana fa, il 16 giugno mi sembra, ha chiuso una partnership con l'EI Sport Technology, che è una società asiatica che cura tutti i dati e le statistiche dei calciatori. Nel caso vuoi informazioni e vuoi sapere per filo e per segno un calciatore come si comporta, quanto corre, quanti passaggi sbaglia, percentuali realizzative, eccetera, 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 quindi ti affidi alla società AI Technology Sports come ha fatto il Napoli, e sarà la società poi ad analizzare i dati ed inviarti il profilo dei calciatori che più possono fare al caso tuo in base alle richieste. Detto questo, andiamo ad analizzare e a leggere che cos'è questo Moneyball, questo algoritmo che sta utilizzando il Milan per quanto riguarda il mercato. Faccio questo video perché ovviamente la storia di Tonali non poteva fare altrimenti che scaturire polemiche, perché il Milan ha mandato via Maldini, sta smantellando mezza squadra, però da tifoso del Napoli voglio solo dire una cosa: non bisogna giudicare nell'immediatezza l'operato del Milan, perché credo che comunque avendo introiti e ritorni economici dalla vendita di Tonali può fare un grandissimo mercato. La mia opinione. Detto questo, andiamo a vedere di che cosa si tratta Moneyball. Allora, la nuova governance del Milan ha deciso di affidarsi in questa sessione di calciomercato a Moneyball, un algoritmo già usato da altre squadre e anche nel baseball. Allora, calciomercato Milan, inizia una nuova era e il giovane talento turco Arda Güler, 18 anni, compiuti a febbraio, e una clausola rescissoria da 17 milioni e mezzo, potrebbe essere il primo grande colpo frutto del nuovo modo di concepire gli acquisti imposto dal patron Gerry Cardinale. Si chiama Moneyball, l'algoritmo sul quale il Milan farà affidamento in questa sessione di calciomercato, tanto che la nuova dirigenza rossonera ha messo alla porta sia Paolo Maldini sia Frederic Massara, i due dirigenti che lo scorso anno hanno contribuito a riportare lo scudetto a Milanello. Niente più scouting vecchia maniera, con gli osservatori inviati sui vari campi di calcio a visionare i calciatori, oppure chiusi in ufficio a studiare decine di videocassette per scovare magari i talenti sudamericani o africani. Il Milan però non sarà il primo club ad affiancarsi a Moneyball, visto che l'algoritmo negli ultimi anni ha fatto la fortuna del Brentford, tornato nel 2021 in Premier dopo 74 anni di assenza, e del Midtjylland, 3 campionati vinti negli ultimi 10 anni in Danimarca. Fermiamoci un attimo e poi continuiamo, perché non è che adesso vogliamo fare che diventa tutto così, perché l'algoritmo non può, una cosa che non può fare è andare a vedere caratterialmente un calciatore, però come reagisce
alle grandi sfide, come reagisce a partite di cartello, come reagisce a campi ostici. Se tu ti vai a giocare per esempio un ottavo di Champions League contro il Real Madrid e a te tremano le gambe, non è che arriva l'algoritmo e dice no, a quello gli tremano le gambe, no. L'algoritmo va ad esaminare tutti i calciatori per le caratteristiche di calcio giocato. Quindi va bene la tecnologia applicata al calcio, però ci deve stare sempre e comunque un contorno umano. Il Milan da questo punto di vista sta facendo, secondo me, troppo, sta portando troppo sul lato, sta buttando, diciamo, troppo sul lato tecnologico, pendendo, esatto, ecco il termine. La politica del Milan sta pendendo troppo sul lato tecnologico e troppo poco sul lato umano, perché per me mandar via Maldini e Massara è stata una stronzata abissale. Comunque è la mia opinione. Andiamo avanti. Ma come funziona Moneyball? Cerchiamo di scoprire che cos'è questo algoritmo e come in concreto potrebbe cambiare il calciomercato del Milan dopo gli addii di Maldini e Massara. Allora, come funziona l'algoritmo Moneyball? Quando i tifosi del Milan hanno iniziato a leggere che il calciomercato dei rossoneri sarà affidato a Moneyball, quelli amanti del cinema di sicuro potrebbero aver avuto una sorta di sensazione o di déjà vu. Moneyball, l'arte di vincere, infatti è un film del 2011 con protagonista Brad Pitt che racconta la storia di Billy Bean, uno scout americano che ha fatto la fortuna della franchigia del baseball degli Oakland Athletics, inventando il metodo Moneyball. Questo sistema analizza e incrocia i dati dei vari atleti, non solo le statistiche e le caratteristiche fisiche dei giocatori, ma anche le possibilità di adattamento in un determinato contesto tattico e ambientale. Io l'ho appena detto che non va ad esaminare queste caratteristiche e tantomeno credo che un algoritmo possa beccare un calciatore a livello caratteriale. Sicuramente puoi avere delle direttive per quanto riguarda il carattere di un calciatore, però poi nella realtà può anche rivelarsi un flop da questo punto di vista. Dal punto di vista delle caratteristiche tecniche, dettagli sui passaggi, numeri, eccetera, 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 può essere sicuramente un aiuto per quanto mi riguarda. Per capire nel dettaglio come funziona possono essere prese ad esempio le parole di Rasmus Ankersen, in passato mercato del Brentford uomo mercato del Brentford e del Midtjylland, squadre che hanno la stessa proprietà, riportate nel 2015 da Eurosport. In mediana abbiamo un finlandese di 28 anni, parla questo signore Rasmus Ankersen. In mediana abbiamo un finlandese di 28 anni, si chiama Tim Sparv. Ha dichiarato Ankersen in merito a quello che è stato il primo acquisto seguendo la logica dell'algoritmo. Lo abbiamo preso in Germania dal Greuther Fürth in Zweite Bundesliga. La nostra scelta è ricaduta su di lui perché nonostante il ruolo di recupera palloni lo preveda spesso, Tim non gioca mai in tackle. Il significato che io e i miei scout abbiamo dato a questa caratteristica è che il giocatore ha nelle sue doti un grande senso della posizione e di valutazione del gioco avversario, tanto da portarlo a fare la scelta giusta con un attimo di anticipo, senza la necessità di usare le maniere forti. Analizzare in maniera quasi maniacale i dati dei veri calciatori per scovare quelli che potrebbero essere i calciatori più adatti in base alle loro caratteristiche suggerite da Moneyball. Billy Bean adesso è diventato consulente di Jerry Cardinale al Milan, con i rossoneri che di conseguenza in questa sessione del calciomercato potrebbero affidarsi all'algoritmo invece che ai più tradizionali rapporti stilati dagli osservatori. Allora, abbiamo capito che cos'è. Più o meno ci avviciniamo alla partnership del Napoli con l'EI Sport Technology, perché più o meno siamo lì, società e algoritmi che analizzano dati, analizzano percentuali realizzative di passaggi, corsa, quanto corri, quanto sei performante, se il tuo stato fisico può rendere 70 minuti, 72, 90, 55, se sei uno che finisce diciamo la benzina prima degli altri, può tranquillamente fare rapporti sulla stamina o la stamina credo che si dica, di un calciatore che è ovviamente la resistenza che ha un calciatore durante tutto il match,
può esaminare tantissimi dati, però io sono d'accordo nel farsi aiutare dalla tecnologia, così come è stato il VAR, così come è stata la goal line technology, però ci deve stare comunque una supervisione umana, perché sono sempre stato uno che si fida della tecnologia, ma non al 100%, perché comunque sono macchine, perché comunque analizzano e vanno ad elaborare dati nello specifico, però poi è stato detto che può calcolare anche l'ambientamento in un altro campionato, qua, là, e vedere nelle partite come si comporta in determinati match un determinato calciatore, ma io ci credo ben poco, perché andare ad analizzare psicologicamente come un ragazzo 20 anni, 18, 25, 30, che sia, come si ponga verso una determinata partita, puoi andare a vedere se per esempio ha steccato la partita ed è stato poco incisivo in un big match, allora vai a trovare un altro paio di big match, rapporti le tre partite e dici ah però per esempio che ne so, Koulibaly per esempio nei big match sbaglia questo, sbaglia quell'altro, però a livello emotivo non possiamo arrivare poi a tanto, e spero che non si arrivi poi a tanto, perché altrimenti finisce tutto il romanticismo che c'è intorno al calcio e finisce tutta la bellezza di questo sport nello scovare talenti e nell'andare a calcare i campi di provincia per poter far sì che un ragazzo che al limite palleggi con una lattina possa un giorno diventare un calciatore professionista. Queste cose non succederanno più se lasciamo tutto in mano alla tecnologia. Questa è la mia opinione, ragazzi. Fatemi sapere la vostra nei commenti, perché questi sono argomenti che vanno trattati e saranno anche argomenti che prenderanno anche il sopravvento poi man mano che andremo avanti negli anni. Fatemi sapere la vostra nei commenti, ragazzi. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao.